A gran richiesta. Per tanti possono essere argomenti pesanti, noiosi, che esulano dalla palla che rotola, eccetera, però sono fondamentali per la comprensione, per capire anche come la Juventus si muoverà sul mercato. Vi ho riportato il professor Bava che avrà voglia e modo di spiegarvi un po' come dobbiamo ragionare sul mercato, quell'operazione è fattibile, non è fattibile, e quindi creare un po' di vi darà la cassetta degli attrezzi per creare i vostri ragionamenti di mercato. Buongiorno professore, come va? Ciao, grazie a tutti e bentrovati. Un piacere. Allora, io prima di iniziare però ragazzi, ci tenevo ovviamente a condividermi, un lavoro che ha fatto il professor Bava e un suo libro, in cui il ricavato intero andrà, in beneficenza al Lions Club, che è un'associazione che si occupa di far vivere delle esperienze memorabili per dei ragazzi che hanno delle disabilità. Il libro è una guida indispensabile per ragazzi che vanno dai 18 ai 30, possiam dirlo, perché ormai è quella la fascia grande, dove ci saranno insomma dei consigli per gestire le vostre finanze, per gestire la vostra identità, la vostra brand identity sui social, quindi il vostro personal branding. E quindi ragazzi io vi lascio il link in descrizione, c'è la versione pub, c'è anche una versione cartacea che tornerà poi disponibile? Sì, sì, adesso c'è su tutte le piattaforme. Ok, quindi Grazie anche mille. Amazon. Ti Ci metto i siamo link comunque messi ragazzi. ci siamo messi in 8 per farlo e diciamo che dai 15 anni in su dà delle Ah. cose, diciamo delle informazioni fondamentali. Quando si diventa autonomi bisogna imparare a gestire il proprio denaro. Le tasse, non ci insegna nessuno ragazzi a gestire le tasse, per cui c'è anche quell'aspetto Il là. colloquio di lavoro, scrivere il Il curriculum, tutte cose curriculum, molto pratiche, diciamo. E poi appunto è un'opera di bene, quindi lo esatto, trovate perché su tutte le piattaforme. ricordiamo il 100% del ricavato ragazzi andrà in beneficenza al Lions Club, quindi mi raccomando. Ora torniamo a noi invece e parliamo di Juventus e di mercato. C'è tanta confusione, ogni volta professore, perché quando sentiamo banalmente Koop Mainer 60 milioni, facciamo come i conti, io dico, della casalinga, no, uno va, guarda nel portafogli quanto ha e deve andare a pagare. Invece il ragionamento alla base è sempre più complesso, perché la Juventus parte già da una situazione di costi importante, dovrà ridurre, far spazio per le nuove operazioni che poi farà in questo mercato. Come bisogna ragionare da tifoso per comprendere la dinamica economica del calciomercato? Questa è la domanda. Allora, rispetto al passato è cambiato qualcosa, perché fino a qualche anno fa si ragionava sempre in termini di ricerca della plusvalenza per migliorare il risultato d'esercizio. Questo per la Juventus è poco importante, non solo perché quest'anno il risultato purtroppo, causa esclusione Champions, sarà molto brutto, ma è poco importante perché in realtà ha obiettivi diversi. Cioè, se una società chiude in perdita, avendo una proprietà solida, e noi questo abbiamo la fortuna di poterlo dire senza nessun dubbio, basta fare un aumento di capitale, magari gli azionisti di minoranza non saranno troppo contenti, ma la perdita si risolve. Invece quello che in prospettiva la Juventus ha dichiarato di voler raggiungere è l'equilibrio economico, cioè tornare come eravamo negli anni 2000. Io adesso sto facendo uno studio, un nuovo lavoro sulla Juventus, e ho visto che per 7 anni di fila abbiamo chiuso inutile, ed erano anni in cui si vincevano gli scudetti, quindi vuol dire, c'era Moggi, cioè vuol dire che si poteva. Allora, per tornare ad avere gli utili, e l'unica possibilità è che i ricavi siano più alti dei costi. Allora la Juventus fa di tutto, vedrete, ci sono nuovi accordi importanti che sono stati annunciati in questi giorni per aumentare i ricavi. Però i ricavi è difficile, è molto difficile tirare sui ricavi di 100 milioni. Allora da qui a 3 anni la Juventus deve ridurre i costi di più di 100 milioni. E ridurre i costi vuol dire ridurre ingaggi e ammortamenti, perché sono gli unici due costi fissi che pesano tantissimo nei bilanci. E allora, più che ragionare in termini di ma quanto è scritto in bilancio quel giocatore, tipo Ken, per prendere un nome fresco, no? Invece di dire è scritto a 9,6, quindi se lo vendo a 13 ho una plusvalenza di 3-4 milioni, quello che ci interessa di dire di Ken è che Ken pesava sul conto economico 13 milioni e mezzo almeno. Quindi vuol dire che avere venduto Ken in via definitiva libera dal conto economico in un colpo solo 13,5 milioni. E io Che ho è la calcolato, somma tra il valore residuo, se non vado errato, e l'ingaggio, no, quindi. praticamente l'ammortamento
che ci sarebbe stato, se non sbaglio, quest'anno e anche l'anno prossimo, perché ha ancora un anno di contratto, quindi l'ammortamento, quindi la metà del valore residuo è l'ingaggio. Okay. E io ho preso i nomi di cui si parla di più come potenziali cessioni, valgono a livello di costi di conto economico circa 100 milioni, che è tantissimo, quindi questo è il margine di manovra. Cioè la fortuna della Juventus è che ha tanti giocatori e ha anche tanti giocatori che possono essere ceduti. Di questi 10 giocatori, alcuni non sono già, come dire, sono già fuori, nel senso che sono già stati ceduti o gli è scaduto il contratto. Quindi io di questi 10 ho considerato ancora un piccolissimo residuo di Pogba, perché comunque immagino che poi il contratto sarà risolto. Ho considerato Ealing Junior che è stato scambiato, quindi non gioca più. Poi ci sono dentro Rabiot che è scaduto e non sappiamo se sarà rinnovato. C'è dentro Alexandro, il cui contratto è scaduto. In sostanza, per arrivare a fare questi 100 milioni ne mancano 5 giocatori. Naturalmente un sacrificio per arrivare a 100 milioni bisogna farlo, ed è Chiesa. Naturalmente non sto dicendo che bisogna venderlo. Se si decide di non vendere Chiesa, vorrà dire che non saranno 100 milioni, ma saranno 75, perché Chiesa in un anno solo pesa 25 milioni a conto economico. E poi ci sono Szczesny, che però mi sembra siamo sulla buona via. Non ho citato prima appunto Ken, che nell'elenco ovviamente lo consideriamo, anzi è fuori. E oltre a Szczesny, Milik, di cui si parla, Kostic, McKennie, che sarebbe dovuto essere già fuori, Sì. e basta. Quindi vedete che non ho considerato, non so, Arthur, semplicemente perché sappiamo che con l'ingaggio che ha è un po' complicato venderlo. Ecco, però se la Juventus trovasse qualcuno disponibile, addirittura io accetterei anche una minusvalenza su Arthur, non importa, perché pesa tantissimo a conto economico, è il quinto giocatore più costoso a conto economico dell'intera rosa della Juventus e non gioca neanche nella Juventus, perché di fatto quest'anno Esatto, sempre in giro. in un'altra squadra. Quindi il margine da quel punto di vista ci può essere, quindi anche solo 75 milioni vuol dire che se dovessimo rimpiazzarli con costi di 50 milioni avremmo un bilancio in miglioramento, avendo comunque caricato 50 milioni potrebbero essere i costi di 2 giocatori da 60-70 milioni l'uno, per dire. Quindi poi è chiaro che non compreremo, penso, tutti quelli di cui si parla, no? Il mercato funziona così, però Certo. vuol dire che c'è spazio. Invece giocatori tipo Thuram magari hanno un costo relativamente modesto e quindi sono più facili da comprare. Il grande big è un po' più difficile. Chiaro. Questo è fondamentale da capire, per cui cioè lo dico sempre, insisto sempre, non dovete focalizzarvi sul costo di cartellino come stessimo andando a comprare noi un bene di consumo, un computer. Non funziona così. In genere la banalizzo, gli ammortamenti basta che facciate la divisione su quello che è il costo del cartellino per gli anni di contratto e avete già un'idea della spesa annuale per gli ammortamenti. Poi ci aggiungete l'ingaggio al lordo e quello è il costo annuo del giocatore, ed è là che la Juventus effettivamente sta cercando di incidere maggiormente anche nelle scelte, no? Banalmente Szczesny via, che ha un certo peso a bilancio, prendo Di Gregorio, nonostante i 20 milioni che pago del cartellino mi viene a costare molto meno di quanto mi costa Tech Szczesny all'anno, e questo è il ragionamento. Altra cosa, abbiamo dei paletti imposti dall'UEFA per cui dobbiamo rientrare entro certi parametri, altrimenti si rischiano sanzioni. Poi sapete ci sono tutti gli accordi privati tra società e UEFA per rientrare entro un lasso temporale molto stretto, eccetera, eccetera. Altra domanda che mi facevano è sulla contabilizzazione ovviamente delle plusvalenze. Noi abbiamo accennato off camera, ovvero delle cessioni, non delle plusvalenze, perché in caso di permuta, come è stato lo scambio banalmente con Barrenechea, Ealing Junior per Douglas Luiz, ci sono diversi modi per poterla contabilizzare, soprattutto dopo la penalizzazione, dopo ciò che è successo attorno alla penalizzazione di 10 punti. Ecco, ci puoi spiegare bene questo passaggio? Ecco, questo è l'aspetto più complicato, ma è estremamente importante rispetto agli effetti sui bilanci. La Juventus ha contestato la tesi della Consob, che riteneva in sostanza, per semplificare,
la Consob sostiene che quando scambi giocatori non puoi proprio scrivere la plusvalenza. Questo dice nella sostanza. Cioè, in sostanza, se tu dai un giocatore che nel tuo bilancio è scritto a 10, che tu lo cedi a 20, 30, 40, 50 milioni, il giocatore che ricevi in cambio lo dovresti scrivere a 10 e quindi non metti neanche un euro di plusvalenza. In questo modo non importa se anche fossero gonfiati gli scambi, il bilancio non avrebbe nessun beneficio, ed è il motivo per cui è stata inventata questa regola sulle permute. Ora, la Juventus ha fatto ricorso contro le contestazioni della Consob al TAR e non sono ancora state esaminate. In realtà, però, ha fatto bene a fare ricorso, perché nella Serie A nessuno aveva mai contabilizzato le operazioni di scambio in quel modo, e io ho sottolineato più volte, anche se un po' nell'interesse, disinteresse generale, che in realtà secondo me quella regola varrebbe per tutti, non solo per le quotate. E comunque la Lazio e la Roma sono state quotate tanti anni, una lo è ancora, e non hanno mai applicato quella regola. Quindi la Juventus è stata, tra virgolette, anche screditata. Se vogliamo, senza questa idea della Consob, che è stata individuata nell'ispezione, probabilmente non sarebbero neanche riusciti a condannare la Juventus in sede sportiva. Perché poi la Juventus è stata condannata perché gli è stato detto: siccome tu sapevi che avresti rischiato di non scrivere le plusvalenze sugli scambi, hai rappresentato l'operazione come un acquisto e una vendita, sapendo che non lo erano, e quindi sei stato sleale, il famoso articolo 4. Quindi adesso la Juventus potrebbe anche dire: a me non sta bene che tutti gli anni la Consob mi contesti i bilanci, anche se non li va, la contestazione della Consob non è così grave da bocciarli, semplicemente la Consob ha il potere di dire alla Juventus: fammi vedere come sarebbe venuto il bilancio se l'avessi fatto come sostengo io. E la Juventus l'ha sempre fatto, però nel suo bilancio ufficiale continua a scrivere le plusvalenze. Adesso potrebbero, secondo me, avere convenienza a dire: noi siamo convinti in passato di aver sempre operato nel giusto, ma poiché la Consob continua a contestarci, non vogliamo continuare tutti gli anni a finire sui giornali, perché poi i giornali, non riuscendo a spiegare questa cosa dicono? Plusvalenza fittizia Dragusin, ma non c'è nessuna plusvalenza fittizia, è semplicemente uno scambio dove si è scritto la plusvalenza, tant'è che poi è stato venduto a molto di più, no? Allora la Juventus potrebbe dire: noi d'ora in avanti, quando c'è uno scambio, applichiamo la regola che vuole la Consob. E facendo così, qual è il grosso vantaggio? Che se Douglas Luiz l'hai pagato 60, ma in realtà sembrerebbe, no, che l'operazione si chiuda con, non lo so, 28 milioni di bonifico a rate più le contropartite tecniche, invece di scriverlo a 60 e quindi fare 12 milioni all'anno di ammortamento su un contratto di 5 anni, lo andresti a scrivere a 28. E chiaramente 28 diviso 5 fa molto di meno rispetto a 60, fa meno della metà. Allora, facendo così, se dovessimo anche comprare centrocampista dell'Atalanta con una contropartita tecnica, avremmo il vantaggio che in prospettiva arriviamo più facilmente a chiudere inutile. E poi ovviamente il giorno in cui dovessimo venderlo potremmo avere una mega plusvalenza pagata, perché il calciatore avrà un valore residuo. Quindi questo potrebbe essere quello che è stato un grosso problema per la Juventus, come dire, potrebbe essere ribaltata la situazione. È anche un'opportunità, no, in questa diventare sessione. Un'opportunità, sì. Bisognerebbe capire lì cosa ne pensano gli avvocati, ma secondo me è un tema che stanno valutando. Anche perché la stessa UEFA ha messo una regola che dice che la società, quando fa uno scambio, deve valutare se è una permuta o no, e l'UEFA ha il potere di pretendere che poi i bilanci ai fini delle coppe siano fatti con quella tecnica lì. Quindi alla fine, come dire, si rischia comunque di andarsi a creare un nuovo conflitto con l'UEFA, che probabilmente sarebbe meglio evitare. Chiaro. Volevo chiederti infatti questo alla fine, cioè quindi quando io vado a scrivere poi il bilancio e tutte quelle operazioni simili devono avere tutte lo stesso principio, quindi una coerenza nello scrivere la bilancio, o posso valutare anche operazione singola per operazione singola? Cioè, per intenderci, questa cosa conviene quando quello che prendi ha un valore superiore, secondo me, a quella che è la cessione che tu stai facendo. Quando invece Douglas Luiz ha un valore più basso rispetto a quella che è la valutazione dei nostri giocatori, non converrebbe scriverla a bilancio in quella maniera, perché andresti a svalutare i nostri? Beh, diciamo che si dà per scontato che io non farei l'operazione, no, se non mi convenisse, nel senso che se ritengo che i miei giocatori valgono di più, cosa succede? Che gli chiederò io un conguaglio in denaro, quello che adesso fanno loro, e a quel punto quindi col conguaglio in denaro risolvo il problema, perché posso, diciamo, limitatamente al conguaglio in denaro avere una plusvalenza.
quindi da questo punto di vista. Poi in teoria la Juventus potrebbe valutare ogni volta, ogni singola operazione, però è un'attività complicata, perché uno potrebbe dire non è una permuta perché io ho iniziato la trattativa dicendo che avrei pagato e l'altro che alla fine mi ha chiesto un giocatore e mi ha convinto perché voleva il giocatore, io l'avrei fatta lo stesso, quindi la considero un acquisto e una vendita. Però capisci che poi diventa difficile dimostrare, perché le trattative non avvengono in modo trasparente, tracciato, e quindi Chiaro. poi la Consob potrebbe dire ma siamo sicuri? E quindi nella difesa contro la Consob la Juventus ha tentato di spiegare che erano veramente operazioni separate e che se anche fossero permute ci sarebbero stati i requisiti per scrivere la plusvalenza, però la Consob non si è fatta molto convincere, quindi probabilmente anche per evitare illazioni o vai avanti con la vecchia strada o cambi e a quel punto lo fai per tutti gli scambi. Tanto alla fine, come ci siamo detti più volte, non c'è un vantaggio-svantaggio nel lungo termine, perché quella plusvalenza che tu oggi vai a scrivere ti fa tanti ammortamenti in più nei prossimi anni di pari importo. Solo che ovviamente un po' è sempre meglio, no? Il beneficio oggi che il danno domani, quindi si ragiona Certo. sempre guardando la punta dei piedi, ma se uno ragiona nella prospettiva è neutrale, non c'è un reale vantaggio-svantaggio. Perfetto. Io invece poi l'ultimo argomento che volevo toccare è legato al famoso flusso di cassa, quindi la liquidità che il club ha e la possibilità effettivamente di poter portare avanti certe operazioni, perché la liquidità è un dettaglio mica trascurabile, perché uno a livello di conto economico può essere a posto, ma se ha carenza di liquidità fa comunque fatica a portare avanti quelle che sono le attività di una società, di un club, eccetera. Per cui ti chiedo, la Juventus da questo punto di vista come ti risulta esser messa? Ecco, se è messa bene, messa male? Perché è una domanda che mi fanno in tanti: va bene Colpo, tu ci parli di conto economico, ma liquidità come siam messi?" Io avevo scritto non tanto tempo fa un articolo dove avevo detto se fossi CFO della Juventus che cosa consiglierei a Giuntoli, no? E lì avevo spiegato appunto che tra vendere Sule e Chiesa, ipotizzando di fare esattamente la stessa plusvalenza di 25 milioni, poi sappiamo che non è così, gli avrei detto tutta la vita Chiesa, semplicemente perché in entrambi i casi mi arrivano gli stessi soldi, se ipotizziamo che il prezzo sia lo stesso, però su lei sarebbero solo soldi, invece con Chiesa abbatto 25 milioni di costo conto economico. Dopodiché, proprio perché i soldi comunque servono, è chiaro che qualche giovane potrebbe essere sacrificato perché ha mercato solo per ottenere liquidità, anche se non riduce i costi. Però diciamo che la priorità della Juventus è ridurre i costi e non la liquidità, perché intanto l'aumento di capitale, i 200 milioni in cassa li ha portati. Abbiamo estinto il bond, però il bond non è stato estinto nel senso di eliminato, è stato estinto e sostituito con nuovi debiti, un po' più Chiaro. bassi di quelli di prima. Quindi vuol dire che alla fine un pochettino di liquidità è arrivata. Poi comunque, come sappiamo tutti nel calcio, è abitudine consolidata rateizzare i pagamenti e quindi anche un pagamento molto oneroso, se io lo faccio in 5 anni, non mi comporta. Allora, diciamo che in passato l'abuso degli scambi, probabilmente il fatto che se ne sono fatti troppi, ha probabilmente portato anche a problemi di liquidità. Adesso bisogna trovare un adeguato compromesso, nel senso che la Juventus probabilmente a 70-80 milioni in cash fatica ad arrivare a prendere un giocatore. Allora, se avendo tanti giocatori, tra l'altro diversi che non fanno parte del progetto tecnico, a quanto pare, la contropartita serve a più di una finalità, no? Perché serve a raggiungere quel giocatore che magari non avresti potuto permetterti, o comunque nel senso che avresti faticato a permettertelo. E allo stesso tempo piazzi quel giocatore che magari in una vendita libera e basta faticheresti a piazzare. Invece quando è una contropartita, l'acquirente sa comunque che incasserà anche dei soldi e magari dice ma sì, dammelo, in fondo mi piaceva. Quindi alla fine ci sono una serie di benefici ulteriori. Però ecco, la liquidità per la Juventus, a differenza di altri club, non è prioritaria, anche perché se proprio servisse un nuovo prestito da un soggetto finanziario, il soggetto è solido non solo perché ha lo stadio, con tutte le cose che sappiamo, ma anche perché alle spalle c'è una proprietà che chi finanzia sa benissimo
che non la lascerebbe mai fallire, e quindi il costo anche del debito non è neanche altissimo. Poi la Juventus, proprio perché vuole mettere a posto un po' tutto il bilancio, nella semestrale aveva scritto che a fine anno, cioè a giugno, il debito sarebbe stato comunque un po' più basso rispetto all'anno scorso, quindi vuol dire che loro l'attenzione alla liquidità comunque la faranno. Per questo bisogna sempre... Io adesso sono felice che si parla di cessioni, no? Perché il mercato è partito solo parlando di acquisti e io mi preoccupavo, ma non perché non se lo possano permettere, ma perché il principio è vendi e compri. Ma comprare e poi non riuscire a vendere diventerebbe un problema. Anche un perché problema. noi abbiamo un numero proprio di giocatori che è più elevato di qualunque altra squadra, perché col fatto di avere la next gen, eccetera, noi abbiamo tanti giovani in circolazione e quindi è impossibile dare spazio a tutti. Allora il tifoso in genere rimane deluso quando si vende il giovane, perché abbiamo tutti, no, speriamo tutti nell'Ildiz, e va benissimo, ma Ildiz è uno. È giusto che quelli che probabilmente non troveranno spazio, qualcuno possa essere sacrificato. Cioè la next gen ha un po' quella doppia finalità: portare in prima squadra l'Ildiz, che non ti costa e che può diventare, ce lo auguriamo tutti, un campionissimo, e magari allo stesso tempo fare una plusvalenza incassando soldi col Baraneceka di turno piuttosto che un altro, perché Hausen, che è anche l'altro ragazzo che Hausen, potrebbe portare tanti soldi, sì. quindi lo stesso Sule, magari è un peccato, magari se lo dovessimo vendere poi ci andremo a pentire, però bisogna domandare a Motta: ma tu lo faresti giocare in prima squadra? Ecco, se gli fa fare poi 20 minuti in tutto l'anno, a quel punto Ci probabilmente ragiona, lui è pronto per un club di un certo livello, no? Se invece certo. si decidesse che come Janko Vlahovic può diventare, non dico titolare, ma la prima riserva, allora si tiene, ma quella è una valutazione ovviamente che Di campo. compete a chi di dovere. Infatti, a livello puramente di ragionamenti bilancistici, qualche cessione anche solo per incassare soldi ci sta, ma non è la priorità. La priorità sono quelli che hanno il costo pesante. Quindi Szczęsny, pertanto che siamo tutti affezionati, è una persona, oltre a essere un grande portiere, è una persona brillantissima, però indubbiamente per essere un portiere ha un ingaggio forse fuori mercato. Spropositato, è chiaro. Quindi è chiaro che se prendiamo un portiere comunque solido, che costa molto meno, e lui trova una collocazione dignitosa, come può essere aumentare lo stipendio andato in Arabia, alla fine fa purtroppo un favore ai fini del bilancio. Certo. Poi l'altra cosa mica da ridere è che a livello anche di liquidità, questo è il periodo probabilmente dove le casse della Juve, tra campagna abbonamenti che entrano circa barra 60-70 milioni, perché oltre alla campagna abbonamenti c'è la campagna dei club, no, dove tutti i club d'Italia vanno a rinnovare le tessere, quelli son soldi che entrano direttamente nelle casse, anche quella un po' di liquidità la porta. 70 milioni non sono mica pochi, ecco, giusto per però pare che abbia spiegato, professor, tutto ciò che Ecco, serve. solo ancora una cosa Sì, che mi piace sottolineare. Stiamo avendo la sensazione, poi vedremo, i conti li dobbiamo fare alla fine del mercato, no? Non è neanche ancora iniziato, quindi noi stiamo già facendo le considerazioni, ma quando sarà finito vedremo se è così. Ma abbiamo, mi pare, no, se condividi, la sensazione di una specie di rifondazione del club. Cioè, Giuntoli l'anno scorso aveva le mani legate, è arrivato tardi, poi aveva bisogno probabilmente anche di ambientarsi, di capire, di studiare i giocatori. Mettiamo insieme il fatto che c'è stato questo cambio radicale nella dirigenza, nell'allenatore. Aggiungo io anche forse un girone di ritorno che potrebbe anche essere stato interpretato da qualcuno come non accettabile, e con un impegno da parte, non parlo in generale, ma di alcuni singoli giocatori, che forse anche lì qualcuno potrebbe avere ritenuto, ecco. Allora va considerato che potrebbe, è un'ipotesi, essere stato dato un mandato a Giuntoli di fare grossi investimenti quest'anno per ribaltare anche dal punto di vista psicologico, fare vedere che c'è aria nuova e tenere quei giocatori su cui veramente si crede e che hanno dimostrato, in fondo Vlahovic nel girone di ritorno più di una volta ha dimostrato di tenerci alla partita, poi magari non sempre ha raggiunto gli obiettivi. E quindi va considerato anche che quell'obiettivo di raggiungere l'utile nel 26-27, quindi tra 3 anni, io faccio un ragionamento che ogni anno dobbiamo ridurre i costi.
ma non è detto che necessariamente tutti e 3 gli anni devi ridurre i costi, cioè si potrebbe anche da parte di Juventus dire, con la scusa che possiamo difenderci dicendo che è colpa del fatto che non abbiamo fatto la Champions, eccetera, magari quest'anno spendiamo un po' di più di quello che dovremmo per rimettere in condizioni la squadra magari di lottare addirittura per lo scudetto fino al prossimo anno, come tutti speriamo. E poi l'estate prossima, quando si tratta di fare Hai meno mercato, investimenti. magari ne compriamo uno e ne vendiamo 3. Considerato anche che comunque nel 25, se anche qualcuno di questi non li dovessimo vendere, nel 25 abbiamo ancora, tra quelli non venduti, una quarantina di milioni di calciatori in scadenza. Il famoso Chiesa, che scade, e non è l'unico, anche McKennie scade. Quindi in prospettiva nel 25 un po' di costi si riducono anche solo se mandi via McKennie a parametro zero, per dire. Allora diventa difficile fare questi ragionamenti. Io spero che sia una sorta di rifondazione, perché questo ci consente di essere ottimisti anche come tifosi già dal prossimo anno, e ovviamente poi comunque con l'attenzione complessivamente in questi 3 anni di arrivare a fare la corona dimagrante, anche perché poi con l'UEFA io non so se hanno fatto qualche accordo che noi non conosciamo, ma questi parametri noi oggi non li rispettiamo, e quindi in prospettiva dobbiamo almeno Rispettare. dimostrare di essere sulla buona strada, perché a quanto pare all'inizio l'UEFA, più che escluderti dalle coppe, ti fa delle sanzioni e dipenderanno da quanto tu dimostri di impegnarti verso il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi il segnale deve essere chiaro, anche se poi magari siamo un po' lontani. Giustamente la Juventus dirà, se parto da 150-200 milioni di perdita, non puoi pretendere che io non superi i 60 milioni di perdita in 3 anni, perché sono già fregato il Certo. primo anno, no? E quindi Chiaro, chiaro. devi considerare quel parametro quando avrò raggiunto una situazione di equilibrio. Perfetto anche questo aspetto. Quindi ragazzi, quest'anno può esserci un mercato effettivamente importante anche dal punto di vista delle entrate, ma se fate in un'ottica di sostenibilità sul lungo periodo, da 2 a 3 anni, quindi quest'anno faccio la campagna acquisti, rifondo la squadra, poi aggiungo, come dicevamo oggi, no, una pedina all'anno e vendo quei giocatori che posso vendere, ecco, questo può essere insomma può essere una strategia percorribile, ecco, per riportare i conti a posto. Io ringrazio ragazzi il professor Bava, vi ricordo Direzione Indipendenza, il libro che vi lascio il link in descrizione, è per una buona causa e può essere un ottimo regalo, una buona guida, perché io ho un pubblico più adulto in genere dai 30 però può tornare utile a chiunque, ecco, se qualcuno ha delle difficoltà, o comunque può essere un ottimo regalo. Grazie professore della disponibilità. Grazie mille anche per l'aiuto per il libro per beneficenza, un'ottima causa. Assolutamente, un piacere. Ciao ragazzi, A per presto. altre questioni io inviterò nuovamente il professor Bava, se avrà piacere di tornare, e noi ci vediamo prestissimo.